La prossima volta che mangerete dei limoni o comunque li consumerete, i semini che ci sono all'interno, che normalmente vengono buttati, non li buttate più, perché proprio da loro, con dei semplicissimi trucchi, si potranno ottenere delle piantine anziché in 4-5 mesi, soltanto in 7 giorni. Io in questo video vi spiegherò, ma non solo, vi mostrerò tutti i passaggi che occorre fare per poter passare dal semino alla pianta che nasce, cresce, fa i primi fiori e i primi frutti. Quindi vi consiglio di seguirlo perché vi assicuro che quando otterrete anche voi questi risultati sarete davvero contenti di averlo fatto. La prima cosa che occorrerà fare, che in realtà è anche la più importante, è quella di trovare dei buoni semi. A questo punto scegliere dei frutti, quelli che più vi piacciono. Considerate che non è importante ai fini dell'esperimento né la varietà né la dimensione, piuttosto sceglietelo maturo e una volta trovato apritelo a metà. Se ce la fate longitudinalmente, una volta aperto, anche semplicemente con le dita tirare via tutti i semini che ci sono all'interno. Primo trucco, taglia il seme. Estratti i semi del frutto, questo è ciò che si è ottenuto, quindi si potrà procedere a mettere loro all'interno di un vasetto con del terreno e nel giro di circa 2-3 mesi si inizieranno a vedere le prime piantine spuntare. Però se non volete aspettare tutto questo tempo e passare a circa 7-10 giorni di attesa, esiste un trucco che vi permetterà di poterlo fare, ovvero quello di andare ad aprire il seme semplicemente creando un'incisione nella punta, per intenderci. Questa è la punta ed è chiaramente visibile e questa è la parte inferiore, quella che io chiamo culetto perché è tondeggiante. Quando andrete a creare l'apertura del seme sarà proprio in questo punto che dovrete andare a praticare il taglio e soltanto per circa 2 mm partendo dalla punta andando verso il basso, perché sennò c'è il pericolo che poi andrete ad intaccare il seme e a quel punto poi la piantina non nascerà. Per tagliare basterà prendere anche semplicemente un tagliaunghie e fare questa operazione. Quindi tirare via in questa maniera, taglio netto e via. Alla fine dell'operazione questo è ciò che si è ottenuto. Sarà proprio da questa fessura, da questa apertura che poi il seme, se tutto andrà bene, inizierà a fare spuntare radici e germogli. Operazione di semina più esperimento. Arrivati a questo punto si potrà procedere con le operazioni di semina. Io però, oltre alla semina, vi faccio vedere anche un esperimento che servirà per far vedere la differenza tra l'aver tagliato il seme eppure no. Quindi questo è un seme che è integro, questo è quello tagliato e alla fine dell'esperimento si vedrà la differenza tra uno e l'altro. Considerate che i semi sono stati presi dallo stesso frutto e hanno più o meno le stesse dimensioni. Quindi procurarsi dei dischetti. Questi qui sono quelli che si usano per struccarsi, ma andrebbero benissimo comunque anche dei tovagliolini di carta, creare un fondo nel quale poi andare ad adagiare i semini e prendere questo che è il seme che non abbiamo tagliato e metterlo qui a sinistra. Dopodiché questo che invece è il seme che abbiamo tagliato e si vede chiaramente e metterlo qui a destra. Poi prendere altri 2 dischetti ed andare a coprire il primo. Prima di andare a coprire il secondo, uno dei dischetti lo taglieremo in modo da essere poi certi, durante l'operazione, di non confondere i due. Quindi via questo dischetto tagliato che va a coprire il seme tagliato. Dopodiché prendere un vaporizzatore e bagnare i dischetti in modo che siano soltanto leggermente umidi, non zuppi. Fatta questa operazione, chiudere e posizionare il contenitore in un luogo dove prenda molta luce, sì, ma non i raggi del sole diretti, perché se troppo forti all'interno si potrebbero innalzare troppo le temperature e cuocere letteralmente i semini. Primi risultati. Trascorsi soltanto 7 giorni, riprendendo il tutto ed andando ad aprire, vediamo che cosa sia effettivamente successo all'interno. Quindi andiamo a togliere il coperchio. Prima questo che non è trattato e guardate, qui ancora non si vede nulla, germogli non ce n'è. E ora proviamo nell'altro. Ecco qua. Qui invece, che abbiamo tolto la punta, guardate un po' come sia cresciuto. C'è addirittura un germoglio oltre alla radice. Direi che il risultato, almeno sinora, è davvero perfetto. Abbiamo abbattuto i tempi di germinazione. E al fine di mostrarvi meglio come si sia sviluppato il tutto, cambio inquadratura e avvicino il seme. Guardate, si vede chiaramente il piccolo germoglio che sarà alto circa 1,5 cm con all'apice 2 foglioline. Alla base una radice ben articolata con una radice primaria e secondaria e in questo punto dove abbiamo eseguito il taglio si vede chiaramente che si è aperto, dando proprio la possibilità sia al germoglio che alle radici di fuoriuscire senza fatica. Direi un risultato davvero incredibile, soprattutto considerando che l'altro semino ancora oggi non ha né radici né germoglio.
Terreno. Questa, come tutti gli agrumi, è una pianta che teme molto i ristagni d'acqua, quindi il terreno ideale nel quale fare crescere la piantina, soprattutto nei primi giorni di vita, lo si ottiene mescolando del terriccio universale, però mi raccomando che sia super soffice, drenante e di buona qualità, a dell'argilla espansa, se ce la fate con un diametro proprio come questo, inferiore al centimetro. E le dosi ideali sono 20% di argilla espansa e 80% di terriccio. Semina. Arrivati a questo punto non resterà altro che mettere lui all'interno di un vasetto con del terreno, quindi procurarsi un vaso che abbia un diametro tra i 5 e i 10 cm perché sarà più che sufficiente e riempirlo col mix che abbiamo appena preparato. Dopodiché, con un cucchiaio, fare un foro nel centro di circa 3-4 cm di profondità. È un'operazione davvero molto semplice e veloce. Riprendere il semino avendo l'unica accortezza di mettere la radice verso il basso e il germoglio verso l'alto. Andare ad inserirlo in questa maniera, guardate. Poggiarlo e rinzaffare il terreno tutto intorno. Se ce la fate, lasciate il piccolo germoglio fuori, in questa maniera. Dopodiché, prendere un vaporizzatore e bagnare il tutto molto abbondantemente. Fate in modo che la prima volta il terreno sia davvero molto zuppo. Le volte successive, invece, bagnate soltanto quando il terreno tenderà ad asciugarsi. Crescita e sviluppo delle piantine. Riprendendo il vaso dopo 3 giorni, si può notare che la pianta non soltanto sta crescendo, ma è assolutamente sana e vitale. È alta circa 1,5 cm e all'apice ha 2 foglioline che si stanno sviluppando. Quindi è davvero un'ottima notizia. E lo è in più perché se si considera che la prima fase è quella più delicata, soprattutto il travaso, il passaggio dal cotone alla terra, perché proprio lì potrebbe subire un trauma da travaso e in questo caso non lo ha avuto. Trascorsi 20 giorni, la piantina è diventata alta più o meno 3 cm. Le foglioline si sono ingrandite davvero tanto e addirittura al centro delle stesse si sta iniziando a formare il nuovo germoglio ed è proprio da lì che poi la pianta si svilupperà. Arrivati al 60° giorno, la pianta si è sviluppata ed è letteralmente esplosa. Adesso ci sono ben 4 foglioline, però ricordatevi che questa crescita molto rapida avviene soltanto nei primi mesi di vita. Infatti, arrivati al 90° giorno, la pianta, pur crescendo comunque in altezza, cresce molto meno, questo perché la natura è incredibile ed è perfetta e stabilisce che se non ha le radici per poter crescere una pianta rischierà di morire, quindi tenderà a fare sviluppare prima l'apparato radicale all'interno del terreno e una volta che questo si sarà sviluppato farà crescere anche la piantina fuori dal filo del terreno. Trascorso un anno esatto da quando ho iniziato l'esperimento riprendendo la piantina, questo è ciò che ho ottenuto. È una bellissima pianta alta circa 20 cm. Il fatto che sia bella è un valore aggiunto, ma la cosa principale è che sia sana. Infatti non c'è traccia di funghi, muffe o batteri né sul pane radicale, né sullo stelo, né tantomeno sulle foglie, né sopra né sotto. Quindi direi un ottimo risultato, non resterà davvero altro che continuare a curarla e aspettare che questa inizi a produrre i primi fiori e i primi frutti. Nel frattempo però mi raccomando, sino a che è piccina, evitate i raggi del sole diretti troppo forti, perché se troppo forti potrebbero farla seccare. Fioritura. Trascorsi più o meno 3-4 anni, la pianta diventerà adulta e inizierà a fare i primi fiori e i primi frutti. Però ricordatevi che la certezza matematica che questa pianta poi i fiori li faccia davvero la si ottiene soltanto con l'innesto e purtroppo gli agrumi sono tra quelle piante che nate da seme quasi certamente avranno bisogno dell'innesto. Eseguire l'innesto è un'operazione davvero molto semplice, però nell'ipotesi che voi non sappiate come si fa, io sia nel box informazioni che nel primo commento metterò il link proprio del video dove mostro come si esegue, quindi se non sapete come fare, dategli un'occhiata. E quando la pianta inizierà a fiorire, sarà un attimo passare dai fiori ai frutti. Man mano si svilupperanno, cresceranno e nel giro di pochissimo tempo diventeranno dei frutti ottimi da raccogliere. Considerate che la pianta, una volta che inizierà a produrre, lo farà per tutta la sua vita. E con questo il video si conclude, spero che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se il video vi è piaciuto però mi raccomando lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale perché questa è un'operazione che a voi non costerà nulla, però per me è davvero importante perché mi aiuterà a farlo crescere. Quindi, tra l'altro dimenticavo, se questo video vi è piaciuto date un'occhiata anche al canale perché sono quasi certo che tra tutti i video che ho caricato qualcosa di carino lo potreste trovare. Quindi detto questo un saluto e al prossimo video.